The Vine è una splendida residenza cinquecentesca nell'Inghilterra meridionale, nella cui collezione d'arte è conservato un anello d'oro romano dalla storia peculiare. Questo anello, infatti, collega una maledizione lanciata nel IV secolo a una famosissima opera letteraria del XX secolo. L'anello d'oro fu scoperto nel 1785 in un campo agricolo vicino alle rovine della città romana di Callewa Atrebatum, nell'Hampshire, e colpì subito l'attenzione degli studiosi perché coniugava alcuni elementi pagani ad altri cristiani. L'anello ha 10 facce e un castone, su cui è inciso il profilo di una divinità femminile, che un'iscrizione sui lati identifica con Venus, la dea Venere. I caratteri sono incisi a specchio, in modo che quando l'anello veniva utilizzato come sigillo per firmare documenti, il nome della dea fosse leggibile in maniera corretta. Ma in un secondo momento, una mano differente incise sulle facce dell'anello, in caratteri meno curati, un'iscrizione chiaramente cristiana. Senichiane Wiwa Siinde, che avrebbe dovuto significare Seniciano, che tu possa vivere in Dio. L'inesperto incisore, però, ripeté per 2 volte la lettera I della parola in, non lasciando lo spazio per la O finale di Deo. Per qualche tempo, la commistione di caratteri pagani e cristiani in un anello britannico del IV secolo rimase solo una curiosità, fino a quando nel 1929 l'archeologo Mortimer Wheeler collegò l'anello di Seniciano a un particolare reperto trovato nel tempio del dio Nodens a Lydne, a più di 100 km da Callewa Atrebatum. Una defixio, una placca di piombo con sopra incisa una maledizione. Le defixiones erano formule magiche romane incise sulla lastrine di piombo, una sorta di maledizioni che chiedevano alla divinità invocata di colpire un avversario della persona che compiva il maleficio. La lastrina di piombo veniva poi ripiegata e inserita all'interno di un tempio, di una fonte e talvolta anche in una tomba, in modo che raggiungesse il dio. Nella Defixio di Ledne, un certo Silviano invoca il dio celtico Nodens, affermando di aver perduto un anello e di aver donato metà del valore di questo anello al dio. Deuo Nodenti, al dio Nodens. Silviano ha perso un anello e ha donato metà del suo valore a Nodens. In cambio dell'offerta, Silviano chiede a Nodens di negare la buona salute a coloro che si chiamano Seniciano, finché l'anello non sarà restituito. Inter quibus nomen a quelli che si chiamano Seniciano, il dio non permetta buona salute, fin tanto che esso non sia stato restituito al tempio di Nodens. L'anello di Callewa Atrebatum e la Defixio di Lydne ricostruiscono la storia di un antico furto e della conseguente maledizione del ladro. Il pagano Silviano possedeva un anello sigillo di pregevole fattura, dedicato alla dea Venere. Il cristiano Seniciano sottrasse questo anello d'oro a Silviano e vi fece incidere sopra il proprio nome insieme a una formula augurale cristiana. Silviano si rivolse alle potenze divine, invocando l'intervento del dio Nodens affinché colpisse Seniciano fintanto che non avesse restituito l'anello. Seniciano smarrì l'anello, che fu poi ritrovato secoli dopo. Ma cosa c'entra il furto di questo anello del IV secolo con un famoso romanzo del XX secolo? Quando Wheeler mise in collegamento l'anello di Seniciano con la Defixio di Silviano, consultò il titolare della cattedra di lingua anglosassone di Oxford per scoprire di più sul dio Nodens citato nella maledizione. Non fu probabilmente un caso se qualche anno dopo quello stesso professore, che rispondeva al nome di John Ronald Reuel Tolkien, compose e pubblicò una saga al centro della quale c'è un anello perduto, desiderato, ritrovato e poi perduto ancora. L'unico anello de Il Signore degli Anelli di Tolkien ha quindi la sua probabile origine in un anello d'oro romano, rubato 16 secoli fa e oggetto di una tremenda maledizione.